Nel cuore dell'Europa, tra le montagne innevate delle Alpi e le grandi città di Italia e Svizzera, nacque un progetto ambizioso. Un sogno ferroviario che avrebbe dovuto unire popoli, culture e velocità, attraversando una delle linee più spettacolari e difficili del continente. Un nome elegante, quasi raffinato, Cisalpino. Per anni questi treni rappresentarono il futuro dei collegamenti internazionali tra Milano, Zurigo, Ginevra e molte altre città europee. Convogli moderni, tecnologia ad assetto variabile, comfort e velocità, dovevano rivoluzionare il viaggio attraverso il massiccio del Gottardo. Ma dietro quell'immagine moderna si nascondeva una storia molto più complessa. Guasti continui, ritardi, polemiche internazionali, treni innovativi, trasformati lentamente in un simbolo di problemi tecnici e promesse non mantenute. E soprattutto lui, l'ETR 470, un treno nato per essere il fiore all'occhiello della tecnologia ferroviaria italiana, ma diventato uno dei convogli più discussi d'Europa. Questa è la storia di un progetto nato per avvicinare due nazioni e finito per dividere passeggeri, ferrovie e opinione pubblica. Questa è la storia di Cisalpino. Ciao amici, benvenuti in un nuovo video e una nuova serie di categorie di treni e servizi sfigati. In questo nuovo format vi racconterò i momenti sfigati e sfortunati nel mondo ferroviario. Prima di iniziare il video, iscriviti al canale. Inoltre seguimi sui miei profili social, Instagram e TikTok. Alla fine del video metti un bel mi piace per il supporto del nuovo format. Lascia un commento e vi lascio un cuoricino. Siamo alla fine degli anni '80. L'Europa sta cambiando. Il mercato europeo sempre più integrato. I trasporti internazionali sono in forte crescita. E tra le rotte più importanti c'era quella tra Milano, Zurigo, Ginevra e Basilea. Le Alpi, però, erano ancora una barriera enorme. I treni tradizionali erano lenti, affrontavano curve strette, richiedevano locomotive diverse e avevano tempi di percorrenza poco competitivi. Nel frattempo in Italia stava nascendo una tecnologia rivoluzionaria, il pendolino. Grazie al sistema di inclinazione attiva, il treno poteva affrontare le curve più velocemente, senza costruire nuove linee alta velocità. Ed è qui che nasce l'idea. Ferrovie Federali Svizzere e Ferrovie dello Stato, l'attuale ora Trenitalia, decisero di creare una società comune, Cisalpino. Il nome Cisalpino richiamava l'area al di qua delle Alpi. L'obiettivo era enorme: creare il più moderno servizio ferroviario alpino d'Europa. E sulla carta sembrava perfetto. Così nel 1993, a Berna, nacque l'omonimo servizio internazionale, con l'obiettivo di collegare l'Italia e la Svizzera attraverso le Alpi, tramite un treno ad alta velocità, efficiente e con un comfort molto alto. Ma più avanti, questo servizio si rileverà un totale disastro. Il materiale treno utilizzato per i collegamenti tra Italia e Svizzera è l'ETR 470, prendendo spunto e modello dall'ETR 460. Il protagonista assoluto del progetto sarebbe stato Pendolino ETR 470. Negli anni 90 sembrava fantascienza. Assetto variabile, design aerodinamico, interni eleganti, ristorante e comfort premium. Il treno derivava dalla famiglia Pendolino di Fiat Ferroviaria e n'era pensato appositamente per le curve alpine, la linea del Gottardo, i percorsi tortuosi svizzeri e italiani. Sui dépliant pubblicitari, il Cisalpino sembrava silenzioso, rapido, sofisticato, quasi aereo su rotaia. Ma c'era un problema, anzi, più di uno. Qui entra una parte importantissima e super interessante. L'ETR 470 era avanzatissimo, ma estremamente delicato. E le linee alpine erano un inferno tecnico, soprattutto per curve continue, gallerie, cambi di tensione,
differenti sistemi ferroviari e temperature estreme. Ma la linea che causò più problemi al treno era soprattutto la storica linea del Gottardo. Considerata una tra le linee ferroviarie più impegnative e importanti d'Europa, con il famoso tunnel ferroviario del San Gottardo, lungo 15 km, che collega la Svizzera italofona con quella germanofona, da Airolo a Göschenen. Il continuo uso dell'inclinazione attiva stressava il sistema, causava usura enorme e aumentava i guasti. Molti passeggeri, inoltre, soffrivano di nausea, mal di testa e fastidi da oscillazione. E lentamente, il treno del futuro iniziò a mostrare crepe pesanti. E ora entriamo nella parte che trasformò il Cisalpino in leggenda nera ferroviaria. Iniziato il servizio, l'ETR 470 inizia a svelare subito i suoi problemi. I problemi che il treno mostrava erano guasti elettrici, climatizzazione in KO, porte bloccate, sistemi tilt difettosi, toilette fuori servizio e ritardi continui. Ma non parliamo di ritardi di 5 o 10 minuti, anzi, ritardi di 30 e 60 minuti, cancellazioni frequenti senza preavviso. Le comunicazioni verso i passeggeri erano molto povere, poco chiare e confuse. E non erano episodi isolati, erano costanti. Molti treni si fermavano, venivano sostituiti, arrivavano con ore di ritardo, oppure cancellati. In Svizzera, dove la puntualità ferroviaria è quasi sacra, la situazione iniziò a diventare esplosiva. E qui nasce una cosa importantissima: il divario culturale ferroviario tra Italia e Svizzera. Nel lato svizzero, precisione assoluta, manutenzione rigidissima, tolleranza minima ai ritardi, standard molto bassi non rispettate, clienti insoddisfatti, reputazione rovinata, ogni volta ritardi e guasti. Nel lato italiano invece, gestione più flessibile, infrastrutture più problematiche, standard operativi diversi, difficoltà tecniche, gestione complessa e investimenti che si sono risultati non sufficienti. Queste differenze iniziarono lentamente a creare tensioni pesanti. Pochi sanno questa storia. Il Cisalpino doveva espandersi anche verso la Germania, esattamente fino a Stoccarda. Non furono mancate diversi collegamenti dall'Italia e dalla Svizzera verso la Germania. Ma i problemi tecnici dell'ETR 470 iniziarono a preoccupare le autorità ferroviarie tedesche. A un certo punto, l'omologazione tedesca venne persa, e i treni non poterono più operare normalmente sulla rete DB. Questo fu un colpo durissimo, economico, di immagine e politico, perché ormai il Cisalpino aveva fama internazionale di servizio problematico. Trenitalia e FFS si misero al lavoro per poter risolvere i problemi tecnici che mostrava l'ETR 470, con manutenzioni straordinarie, revisioni tecniche, modifiche ai sistemi, controlli più severi, modifiche sul treno, tentativi di effettuare cambi organizzativi, ma niente. Il problema si rilevò strutturale. Gli ETR 470 erano troppo delicati, troppo complessi, troppo stressati dalle linee alpine. E soprattutto, avevano ormai una reputazione distrutta. Nell'aprile del 2006, un treno cisalpino numero 157, nel tunnel ferroviario di base del Zimmerberg, una carrozza del treno ha preso fuoco all'interno della galleria. Non ci furono feriti, fortunatamente, ma ci furono dei danni interni alla galleria. E per molti svizzeri, quello fu il punto di non ritorno, la goccia che fece traboccare il vaso. Perché il treno non era più solo inaffidabile, ora sembrava persino pericoloso. In Svizzera, i giornali erano durissimi, le polemiche continue, rabbia dei passeggeri e proteste. L'ETR 470 veniva ormai percepito come vecchio, fragile e ingestibile. E nacquero persino meme ferroviari.
sui forum ferroviari svizzeri. Il Cisalpino veniva preso in giro continuamente, associato ai ritardi, ai guasti e agli incendi. Alcuni ironizzavano dicendo: se il Cisalpino arriva puntuale, è un miracolo. Oppure, il pendolino pende, ma verso il guasto. Diversi appassionati di treni diedero dei soprannomi iconici al servizio che sono diventati famosi, ad esempio Cesso Alpino, Schisa Alpino, Pannolino, il Dondolo, il Bidone d'Argento, Sorgenkind, il Bambino Problematico, la Pecora Nera e molti altri divertenti. La stampa svizzera ribattezzò ufficialmente il Cisalpino come Pannenzug, il treno dei guasti. Nel frattempo, le ferrovie federali svizzere iniziava a perdere completamente fiducia nel progetto. La soluzione scelta fu il nuovo pendolino ETR 610, progettato da Alstom prendendo modello dall'ETR 600. Il treno invece era più moderno, più affidabile, più confortevole. Doveva essere il vero pendolino internazionale. Ma ironicamente, anche gli ETR 610 ebbero problemi iniziali. Non gravi come il 470, ma abbastanza da far dire a molti svizzeri: Oh shit, here we go again. Nel 2009. Cisalpino venne sciolta. Fine. Il marchio sparì. I servizi tornarono direttamente sotto Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere. E nacquero i nuovi Eurocity Italia-Svizzera. Paradossalmente, dopo la fine del marchio Cisalpino, i rapporti operativi tra Italia e Svizzera migliorarono. Può sembrarvi strano, ma in realtà è così. Gli ETR 470 non vennero demoliti subito. Alcuni finirono in Grecia, per conto di Hellenic Train, per servizi nazionali. E molti appassionati ferroviari europei rimasero scioccati. Davvero stanno ancora usando quei treni? Gli ETR 470 diventarono quasi una leggenda ferroviaria vivente. In poche parole stanno facendo una nuova vita, in una nuova nazione, per un'altra compagnia ferroviaria. Quella di Cisalpino AG è una storia fatta di ambizione, innovazione e sfide. Nata con l'obiettivo di unire più rapidamente l'Italia e la Svizzera, la compagnia rappresentò uno dei primi grandi esempi di cooperazione ferroviaria internazionale nel cuore dell'Europa. Per anni i suoi caratteristici treni attraversarono montagne, gallerie e vallate alpine, collegando città come Milano, Zurigo, Ginevra e Basilea. Ma l'innovazione non sempre procede senza ostacoli. I problemi tecnici degli ETR 470, i guasti, i ritardi e le difficoltà operative finirono per mettere a dura prova la fiducia dei viaggiatori e la sostenibilità del progetto. Nel 2009, dopo oltre 15 anni di attività, il marchio Cisalpino scomparve dai tabelloni delle stazioni. I collegamenti tornarono sotto la gestione delle ferrovie nazionali, chiudendo definitivamente un capitolo importante del trasporto ferroviario europeo. Eppure, al di là delle polemiche e delle difficoltà, Cisalpino rimane il simbolo di un'epoca in cui le ferrovie cercavano di superare i confini nazionali, per costruire una rete sempre più integrata. Un esperimento che, nel bene e nel male, ha contribuito all'evoluzione dei collegamenti internazionali, che oggi diamo quasi per scontati. Perché la storia delle ferrovie non è soltanto la storia di treni e binari. È la storia di idee, di persone e di paesi, che cercano di avvicinarsi gli uni agli altri.